Ciao a tutti e benvenuti su Artimus Studio. Oggi vorrei parlarvi di che cos'è la pittura veramente, perché si dipinge e perché dipingere potrebbe farti stare meglio o acquistare un'opera di un artista potrebbe farti stare meglio. Veniamo alla prima domanda: che cos'è veramente la pittura? Molti, io compresa, magari ingenuamente, potrei pensare, se non fossi io la diretta interessata, che gli artisti, in generale chi crea, siano persone tra virgolette felici, senza problemi, perché appunto creano cose magnifiche, vivono nel loro mondo in un certo senso e, come dire, vedi magari un artista, un pittore che dipinge e dici ah wow che bello, anch'io vorrei fare questa cosa, oppure qualsiasi altro artista artigiano che crea, wow che bello, crea cose magnifiche, insomma tutte cose che ti rendono felice vederle, vedere qualcuno che le fa, quindi direttamente pensi wow, quella persona dentro di sé ha tantissime magari cose positive, ok? Non so se mi sto spiegando, però ci arriviamo. Invece quello che nessuno pensa è il fatto che la pittura in realtà è una ferita aperta, perché si inizia a pitturare di base perché si è stati molto male. Quindi la pittura è una ferita. E perché si dipinge? Appunto perché questa ferita va sanata. O meglio, la pittura è anche la risposta, appunto, sana a quella determinata ferita. Quindi dipingere è il modo che una determinata persona predisposta sviluppa per superare quel trauma, quella ferita, gestire il dolore e ci riesce piuttosto magari di andare a fare qualcosa che non dovrebbe fare del male a se stessi o agli altri. Nella pittura si riesce a esorcizzare il dolore. Ok, non fate caso che ho la maglietta sporchissima. Ovviamente non è che uno per dipingere deve aver subito appunto un trauma o tutte le volte che io dipingo è perché ho qualche trauma da risolvere. No, però è una possibilità che penso per la maggior parte dei pittori sia così, e poi col tempo si capisce anche come si può utilizzare in caso di necessità questa cosa, perché è un rifugio fondamentalmente. Tu quando crei cose con le mani o dipingi, non pensi, cioè i pensieri si volatilizzano e tu pensi solo a quello che stai facendo. Si va alla concretezza. È una cosa che veramente consiglio a tutti quelli che hanno un minimo di vena creativa, interesse nel fare lavori manuali, che penso in realtà siamo tantissime persone. In questo senso, secondo me, l'arte, la pittura o qualsivoglia disciplina artistica può veramente aiutarci nei momenti di difficoltà, ma anche ovviamente nei momenti in cui ci vogliamo semplicemente divertire e sfogare la nostra creatività. Ovviamente non è un processo che wow, pitturi, allora tutto risolto, ma è la persona che è riuscita a trasformare il dolore in arte, cioè alchimia pura, è una cosa magica. Quindi quando tu compri un'opera d'arte, tu stai comprando dolore trasformato in arte. Quello non è più il dolore puro, ma è la quintessenza. Stessa cosa quando fai arte. Ovviamente non è che uno prova dolore, allora fa solo quadri magari tristi. Io ho sia quadri estremamente scuri, sia quadri estremamente colorati, perché appunto sono questi miei due modi di trasformare quello che sento dentro, ovviamente che sia dolore o che sia un'altra emozione. Spero veramente di essermi riuscita a spiegare, perché è un discorso un po' complesso e io sono comunque più brava a comunicare attraverso le immagini più che con le parole, quindi se avete delle domande fatemi sapere. Ma allo stesso tempo, perché dico che può aiutarci anche avere l'opera originale o comunque fatta da un artista?
vivente possibilmente, che magari con cui siamo entrati in contatto, che conosciamo, che ci piace come persona, ci piace come vede il mondo, ci piace come realizza le sue opere, perché ogni volta svegliarsi con qualcosa di colorato, di bello, aumenta il nostro buon umore in una maniera esponenziale. Inoltre, il fatto di aver comprato, finanziato un artista ci dà una sensazione di soddisfazione, ci fa sentire dei collezionisti e ci fa stare bene con noi stessi, perché nel nostro piccolo sappiamo che abbiamo aiutato una persona in quello che fa, perché tu, comprando l'opera di un artista, gli stai dicendo: guarda che quello che fai è bello, ne vale la pena, mi piace, continua. Ok? Che sia un'opera magari di 30-50 euro, che sia un'opera di 600-700 euro. Quindi spero di aver reso con questo video il fatto che si può evadere dal dolore in maniera sana e non distruttiva, perché è questo il beneficio di fare arte o comprare arte: evadere in maniera sana dalla realtà, migliorare il proprio umore, sviluppare quella parte del cervello, quella parte dell'emisfero che si occupa della creatività, e quindi aiutarci ad essere creativi anche nella vita di tutti i giorni. E quindi niente, come sempre vi auguro una bellissima settimana. Spero che questo video vi sia stato utile. Ci sentiamo nei commenti al prossimo video.